Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete o Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere come sarà maggio 2025 per te, facendo tutta la nostra lettura, il nostro viaggio insieme evolutivo su quali sono i passi migliori da seguire, quello che richiede la tua anima da sviluppare affinché tu possa realizzare tutti i tuoi più grandi obiettivi. Allora, partiamo il nostro viaggio insieme, iniziamo con una carta del drago immaginale che alla fine del nostro viaggio insieme ti darà il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Poi ci facciamo il metodo a croce per vedere tutte le situazioni. Ok, allora io chiedo al mio amante mistico, sposo celeste e spirito guida di realizzare questa creazione per te. Allora, Ariete. Qual è il percorso evolutivo per te in questo mese, maggio 2025? Ce ne prendiamo una. Andiamo a vedere qual è il percorso evolutivo per te, poi ci facciamo la stesa e poi alla fine ti leggerò i rituali della buona riuscita. Allora, i custodi dell'ideale, bellissimo, bellissimo. Qua devi andare incontro alla tua missione quotidiana, devi nutrire i tuoi avi, i tuoi antenati che sono i custodi della tua vera missione dell'anima per andarci dentro, capito? Ti leggo una prima parte di questa carta, numero 44. Eccola qua. Allora, sono detti potenti custodi dell'ideale. Gli ideali sono metafore dell'aspirazione dell'anima all'amore. Ben diversi sono dagli ideali dell'anima, sono le ideologie, ve lo dico sempre, le ideologie della mente, no? Sono completamente opposte. Quando noi seguiamo un'ideologia stiamo male, se seguiamo un ideale stiamo bene, perché è l'anima. Le ideologie sono della mente. Le ideologie si basano infatti sulle certezze della mente, che sono in verità le nostre più grandi bugie. I tuoi antenati, custodi dell'ideale, ti invitano a non sprecare le tue energie al servizio delle ideologie, ma a trasferirle al servizio degli ideali dell'anima. Gli ideali sono grandi dei e dee che abitano nella natura. Il responso del drago. Devi nutrire il tuo ideale in questo mese. Devi gettare il cuore oltre l'ostacolo e focalizzarti sull'ideale della tua anima. Quindi qua in questo mese devi focalizzarti soltanto sull'ideale della tua anima, gettarti oltre l'ostacolo e quindi anche invocare gli avi e gli antenati che ti supportano in questo, perché magari a livello mentale ti puoi incaponire su delle ideologie, si deve fare così, secondo quali morale, secondo quali modelli, ok? E questo ti darà la gioia in questo mese, garantito. Va bene? Dopo ti leggerò il rituale della buona riuscita. Adesso ci facciamo la stesa a croce per vedere tutto ciò che accade in questo mese e come adoperarci verso l'ideale. Ok. Allora, maggio 2025, Ariete. Cosa accade in questo mese? Qual è la narrazione che la tua anima metterà in scena affinché tu possa anelare ai custodi dell'ideale, all'ideale della tua anima? Qual è lo scenario che la tua anima metterà in atto? Vediamo qual è il taglio. Sì, il taglio. Paggio di spade e il carro. Qua c'è la volontà di seguire un ideale, il carro, no? La spinta dell'anima. Il paggio di spade mi dice: devo sondare bene però, è attenta a non fare questo, è attenta a non fare quest'altro. Il paggio di spade è colui che studia, investiga, fa. Che faccio? Lo faccio sto viaggio, per esempio, oppure vado da quella parte e aspetta un attimo, dobbiamo vagliare più situazioni, dice il paggio di spade, no? È una ricerca, però soprattutto sta nel mentale, quando c'è questa spinta propulsiva del carro ad andare verso qualcosa e la mente dice aspetta un attimo, cosa faccio? Ci sono grosse possibilità di avanzamento, di trionfo in questo mese. La mente può tenderti alcuni ostacoli. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Energia attuale.
positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il paggio di spade, la regina di spade, il 4 di bastoni, il 5 di denari. Vuoi conseguire un obiettivo, soprattutto per quanto riguarda la tua stabilità. Stai lottando per questo, cerchi di avere le idee chiare, questo può essere già stato nel mese precedente di aprile. È come se vuoi conseguire quello che vuoi, che ti dà maggiore stabilità anche a livello economico, a livello fattivo, e stai vagliando le ipotesi, le possibilità, ciò che ti ciò che ti piace fare, quello che devi fare, secondo, non quello che devi, quello che vuoi, che ti piace fare. Ok, vediamo un po'. Nel frattempo io metto, prima di girarle le carte, lo sciamano sulla carta positiva e sulla carta in negativo, per vedere karma e dharma, che poi il karma, la parte negativa, è ciò che ti dà la spinta, è l'ostacolo di cui parla la carta dell'ideale. Allora, energia positiva, energia negativa. Allora, iniziamo. Carta centrale, re di spade. È come se vedessi la necessità che tu vuoi avere chiarezza di idee per avere chiarezza di intenti, o puoi stare avendo a che fare con una figura, che può essere chiunque, una figura autoritaria o una figura fredda, una figura con la quale devi intenderti da un punto di vista intellettuale. Dipende dai progetti, dipende dalle cose che devi fare. Ok. Energia positiva, cavallo di spade, comunicazioni al positivo abbiamo, anche situazioni che vanno all'attacco, situazioni anche io vedo te con le idee chiare che determini il tuo destino, parlare chiaro, tagliare situazioni che non servono, avendo le idee chiare su questo, ci stavi meditando già da un po'. Il blocco qual è? Il sole, non sei abbastanza felice come lo vorresti tu. Diciamo che la tua felicità è al blocco. La tua felicità è al blocco e quindi è proprio il blocco che ti dà la spinta a mettere in chiaro delle cose per anelare a quella tua felicità. E vediamo passato. Abbiamo avuto delle discussioni con qualcuno. Il 3 di coppe. Abbiamo avuto discussioni con qualcuno qua. Può essere all'interno di un gruppo di amici o all'interno di un gruppo. 5 di bastoni e il 3 di... puoi non essere stata d'accordo, essere stato d'accordo con delle persone, incapacità di intendersi. Magari all'interno di un gruppo di amici può essere stato questo, nel recente passato, può essere settimane o un paio di mesi. Adesso ti vedo con la necessità di prendere delle decisioni e chiarire, anche fare eventuali tagli, perché questo è ciò che vuole la tua vera felicità. Vediamo cosa succede qua quindi in questo mese. Dal 5 di bastoni passiamo al 6 di bastoni. Vedo che riprendi il controllo su una situazione con la quale c'era tensione. Il 6 di bastoni parla di esito, di successo, di avanzamento, ma soprattutto successo e riconoscimento anche. Wow! Realizzi un sogno con la stella. Anche maggiore fede, maggiore fiducia. La stella ci parla della speranza, della fede. A me la parola speranza non mi piace perché non è etimologicamente corretta in quello che noi intendiamo. Qua è come se ritornassi ad avere fede per un successo conseguito. Al positivo abbiamo il fatto che tu parli chiaro, o ci sono comunicazioni che vanno a darti soddisfazione, fede, nell'ambito in cui stavi chiedendo che non ti dava ancora felicità, o in vari ambiti. E qua abbiamo un bellissimo 7 di denari, mi dice che ci sono nuovi investimenti a livello lavorativo o un'attesa funzionale nel veder realizzato questo sogno che prendi in mano in questo mese. Ok? Adesso ci mettiamo i mini tarocchi per le specifiche e poi ci apriamo le due carte. Allora, re di spade, energia attuale. Re di spade, energia attuale. Tu stai riprendendo? Sì. Re di spade, energia attuale. Tre di bastoni. Stai aspettando di muovere passi verso qualcosa, stai aspettando qualcuno, delle conferme o delle risposte, o stai aspettando qualcosa col 3 di bastoni. Questa attesa porta all'apertura di cammino di nuove possibilità. Vediamo il cavaliere di spade al positivo.
queste comunicazioni al positivo. L'imperatore. Guarda, se la situazione non era sotto controllo, volevi più ambiti all'interno dei quali avere controllo, avere stabilità, l'imperatore mi parla proprio di te. Io qua ti vedo determinata o determinato nel mettere a posto delle cose, prendere anche la palla al balzo, la situazione, e parlare chiaro per la risoluzione di eventuali cose e fare anche eventuali tagli o di persone o di circostanze. Ti vedo determinata a conseguire un obiettivo e questo lo consegui, va bene? Al tuo positivo ci sei tu, con le idee chiare, con le parole chiare che dirai. Vediamo il sole. Il sole, energia. Qua è saltata una, cos'è? 9 di denari. Mi parlano di equilibrio sul piano psicofisico, economico, monetario o finanziario, che non ti dà ancora la felicità che vuoi. Però qua io vedo dei investimenti nuovi o nuovi investimenti, qualcosa di nuovo che attenderai con pazienza per vedere i frutti. Magari qualcuno non era d'accordo all'interno del posto di lavoro, di alcune situazioni, magari delle amicizie sul posto di lavoro con le quali non ti sei intesa o inteso, hanno creato tensione. Adesso stai sulle tue, cercando di guardare avanti rispetto a queste contrarietà. E infatti la situazione economica, finanziaria o lavorativa o il tuo stato psicofisico non ti rendeva felice come volevi tu. Vediamo un po' il 3 di bastoni. 5 di bastoni, vedi, hai litigato con degli amici o hai litigato o incapacità di intendersi tra persone che sembravano intendersi. 5 di bastoni, 10 di bastoni, questa situazione è stata molto pesante, te la sei messa alle spalle, diciamo. Vediamo, allora, questo meraviglioso 6 di bastoni, questa vittoria. 9 di bastoni, sì. Qua tu riprendi il potere in mano e perseveri in ciò che credi. È questa perseveranza che ti darà il risultato, mantenendoti sulla difensiva rispetto anche a persone e circostanze con le quali non vuoi avere a che fare. Cioè, hai tenacia in quello che farai. La stella. 8 di bastoni. Qua vedo comunicazioni volte a darti la fede e la speranza. Comunicazioni per la realizzazione di un sogno, può essere lavorativo o pratico. 7 di denari. Re di bastoni. Qua fai degli investimenti, secondo me, o i tuoi investimenti avranno una certa attesa fruttifera. Qua investi su qualcosa, così ti vedo, 2 di denari, mi parlano essenzialmente di lavoro e atto pratico, e avranno successo. Dalla tua hai la perseveranza, mi raccomando, e l'avere le idee chiare, d'accordo? Ok. Adesso ci andiamo a svelare quali sono le 2 carte che ci daranno ulteriori indicazioni su come andare incontro alla realizzazione di questa stabilità che tu vuoi. L'imperatore, ricordiamo, mi parla di stabilità, di centratura, di costruzione. Vediamo, allora, al positivo cosa abbiamo? Il viaggio. Qua ci sono dei viaggi, l'avevamo visto anche nel taglio. Forse dovrai fare un viaggio. Comunque la carta del viaggio qua a livello spirituale parla del fatto che sta per presentarsi un'occasione da prendere al volo. Questa carta ti dice vai, altrimenti chissà quando passa di nuovo quella nave, quella che stai aspettando qui. È proprio molto simile questa carta, eh? Vediamo il blocco, che è anche il substrato, no? Quello che ti dà il coraggio di farlo. L'amato. L'amato mi parla sia nel credere in una causa o credere in una relazione. In questo caso dalle carte mi stanno mettendo l'attenzione per te in questo mese nel credere in una causa. Credi in quella causa. Qua abbiamo la stella che mi parla di realizzazione di un sogno, di un obiettivo. Senza paura, credi in quella causa, perché quella ti darà stabilità economica, finanziaria e lavorativa, dandoti quella felicità che ha il blocco, che è allo stesso tempo il substrato che ti dà il coraggio di realizzare questo scopo. Poi in altre accezioni l'amato qua mi può parlare anche di realizzazioni amorose, comunque l'amore lo vediamo dopo, che sta al blocco. È come se una delusione amorosa o qualcosa che avesse a che fare con quella parte tua emozionale che ti ha dato dolore, eccetera, che non ti dà felicità fino a questo momento, non ti fa sentire piena, magari una persona che non ti ha dato quello che meritavi, come tu volevi, e il substrato emozionale che ti spinge a realizzare questo obiettivo in questo mese, su un altro campo. Ok? Molto bella e molto profonda. Ricordati che c'è il custode dell'ideale. Segui il tuo ideale, non le ideologie.
Per esempio qua mi possono dire, no? Cerco di mettermi d'accordo con altre persone per condividere il mio ideale, ma vedo che non sono d'accordo e quindi questo mi può scoraggiare o mi può determinare, può determinare le mie scelte. No! Vai incontro all'ideale anche se gli altri non sono d'accordo. Anche se il fatto che gli altri non sono d'accordo ti può rendere infelice, ma la strada della spiritualità che si manifesta nella materia sotto forma di ehm, la consapevolezza spirituale che determina nella materia i frutti, non è una strada che si può condividere con altre persone. Ricordiamo che la massa non ti spingerà mai a fare quello che è il tuo ideale, ma a quello che sono conformi le ideologie. Mi spiego? E sono le persone a noi vicino, tre di coppe, con le quali non andiamo d'accordo. Può essere la stessa famiglia stessa. Io vi racconto sempre di quanto ho lottato con la mia famiglia, no? Cioè, per realizzare il mio talento artistico. Quindi le persone a te vicino sono le prime specchio della tua anima che ti daranno l'innesco per sviluppare quel coraggio che a volte è rabbia e poi diventa impeto guerriero. Ok. Benissimo, questo è il livello generale. Adesso ci andiamo a vedere l'amore. Allora, andiamo a vedere sull'amore per te in questo mese come stanno le energie. Partiamo da questi oracoli e poi utilizzeremo i miei potentissimi oracoli lui-lei per vedere l'energia della persona che ti viene incontro. Allora, se c'è come c'è, insomma, vediamo. Ariete, amore, maggio 2025. Mettiamone una, poi ci mettiamo, dove stanno le altre queste? Ricordati, hai sempre la carta ai custodi dell'ideale, che è l'archetipo, no? Che è il programma animico per te in questo mese. Anche nelle relazioni, segui il tuo ideale, non seguire l'ideologia, come dovrebbe essere fatta, come dovrebbe essere, secondo la morale, una relazione o le relazioni. A questo avviso vi consiglio di riguardare di nuovo il video Magia Pratica 10, dove parlo dell'amante mistico. Ok. Allora, vediamo. Amore negato. Qua c'è qualcuno che si è negato l'amore, o tu hai negato amore a qualcuno, qualcuno ha negato te, oppure può accadere in questo mese. Risolvi le questioni familiari, perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Allora, qua ci sono delle situazioni che mi parlano di un amore negato che può accadere in questo mese o può essere già accaduto, quindi è la base di partenza, rispetto a delle questioni familiari. Cioè, che vuol dire, qualcuno ha negato l'amore a qualcun altro, può negarlo per diverse vicissitudini, magari una distanza, sono questioni legate alla sfera genealogica. Io mi nego, sto lontano, non posso darti amore, non lo so, perché ho dentro determinate ferite legate alle questioni familiari. Ok. Comunque, questa è la base di partenza. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. Mettiamo prima di tutto la tua energia, qui, amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, maggio 2025, amore? Cavaliere di spade, 10 di coppe, 6 di spade. Alcuni di voi vedo qua un allontanamento emotivo da una situazione con qualcuno. Vedo qua un allontanamento emotivo da una situazione con qualcuno. Mi parla di allontanamento questa carta, il 6 di spade in questo caso, no? Qua c'è il 10 di coppe, però è messo all'interno di due carte di spade molto tese. Il 6 di spade mi parla anche di una sorta di rilascio emozionale, anche di allontanarsi per stare un po' più tranquilli rispetto a una situazione di condivisione che ci poteva essere stata con qualcuno. 9 di denari. Alcuni di voi hanno scelto il proprio benessere, quindi avete negato l'amore a qualcuno perché non era conforme a voi. O può accadere in questo mese. Vedo un allontanamento,
una partenza da parte vostra o un allontanamento da parte vostra. Una tensione, vedo tensione rispetto a una situazione emozionale, tensione. Vediamo chi è che ti arriva incontro, qual è l'energia della persona che ti arriva incontro in questo mese? O delle persone, dipende dalle carte che escono, poi ve lo dicono. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese? L'energia dell'altro fuori da te, chiunque l'altro sia, che poi si palesa in una persona. Può essere che già la conosci, può essere che sia una persona nuova. Vediamo qual è l'energia. 4 di spade, paggio di denari, asso di coppe. Qua c'è qualcuno che ti vuole proporre un'uscita, un amore. Allora, qua mi parla di una persona che prende la decisione di comunicare, ma non solo comunicare, perché il paggio di denari è una proposizione, ti propone qualcosa che parla d'amore, la possibilità del rinnovo di una relazione oppure una relazione nuova. Qua assolutamente c'è questa possibilità, eccola qui. Può essere una persona con la quale non ti stavi sentendo, oppure può essere una persona completamente nuova, dipende, siamo a migliaia, no ragazze? Qua c'è anche l'asso di bastoni, come se fosse qualcosa di, di sorprendente, la sorpresa l'asso di bastoni anche. Ok, queste sono le due energie. Adesso vediamo cosa succede nell'amore per te, a prescindere. Vediamo. Ariete, cosa succede nell'amore per te? La stella, paggio di spade e la papessa. C'è questo amore, però tu stai un po' sulla difensiva perché non ti fidi molto, fai attendere l'altra persona. La stella mi parla di una qualcosa che arriva voluto dalle stelle, no? Però non ti fidi tanto. Non ti fidi tanto, paggio di spade e la papessa, è come se ti prendessi il tuo tempo prima di decidere e soprattutto cosa ci insegna la papessa? È la sacerdotessa, è la sciamana, no? È un po' l'insieme di tutte le regine sul punto di vista spirituale. E quindi vagliare alla luce della meditazione e dell'intuizione soprattutto la tua scelta. Quindi questo incontro io lo vedo questo mese, c'è la stella che mi parla di torno a sperare nella fede, no? Nell'amore. Però c'è o può essere a distanza questa persona e ti fa un po' pensare, e poi la papessa mi dice che ci possono essere anche due persone qua, due persone per te e quindi questa cosa è lieta come notizia per te, quindi prendi il tuo tempo per decidere. La papessa, infatti, 2 di spade, vedi la decisione che devi prendere. Ok, adesso vediamo, mettiamo un attimo qui i miei oracoli. Allora, vediamo energia positiva per te in amore in questo mese, Ariete. 4 di bastoni, vedi come ti ho detto, l'incontro lo vedo, il 4 di bastoni è proprio l'incontro, no? Vedo questo incontro, assolutamente sì. Energia negativa, 3 di denari, l'unica cosa può essere il lavoro che può diciamo un po' ritardare i tempi di alcuni incontri. Il 3 di denari è proprio il lavoro, i denari qui, sì, può essere il lavoro o la distanza per lavoro tra te e qualcuno, oppure qua ci metteva la carta risolvi le questioni familiari, no? Questioni familiari, anche le cose pratiche, il 3 di denari. E amore negato mi può parlare di una situazione in cui viene negato l'amore per determinate questioni materiali o familiari, ma non è che viene negato, viene posticipato, perché io un incontro lo vedo qua, magari le questioni riguardanti a progetti, il 3 di denari e anche i progetti vengono posticipate, tant'è che qua vedo l'incontro, però poi una certa situazione di silenzio, di ponderazione. Ok, vediamo un po'. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, vediamo un po'. Anzi, fammi mettere gli altri. Dove va quel 6 di spade? 8 di bastoni.
Qua io ti vedo comunicativa o comunicativo, ti allontani da una certa situazione e ti vedo comunicativa verso una situazione più leggera. Qua c'è la torre, si è rotto qualcosa o hai discusso con qualcuno. Non lo so se questa è la stessa persona. Però ti vedo comunicativo o comunicativo, volta verso. Vediamo un po' di cosa mi parla la stella. Il diavolo. C'è una persona che non ti molla qua, No, 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 a cui piaci tantissimo. A cui piaci tantissimo. Vediamo il paggio di spade. Però tu forse non ti fidi. Paggio di spade. 9 di denari. Tu preferisci stare forse un po' con le tue cose? O non ti fidi molto per questa persona perché è una persona un po' più, la vedi un po' più improntata su se stessa? La papessa e la regina di bastoni. Guarda, io non lo so se gli fai tanto caso inizialmente a questa persona perché insiste. Non ti fidi tanto nel senso non è che non ti fidi, diciamo che volgi la tua attenzione soprattutto alle tue cose, a quello che ti piace fare, il 9 di denari. Questa persona ti ammira tantissimo, ti ammira, ti vede, ti osserva da lontano e tu sai di piacere tantissimo a questa persona o lo saprai in questo mese. Allora, al positivo, 4 di bastoni. La regina di denari che ti ho detto, sei molto più concentrata sulle tue responsabilità pratiche, di lavoro, di studi, di famiglia, conseguendo anche degli obiettivi importanti in tal senso. E l'avevamo anche visto nella stessa precedente. Infatti è come se non volessi fare subito dei piani, dei progetti, perché stai risolvendo le tue cose. E il 3 di denari al blocco, il 7 di coppe, cioè molti fronti aperti o anche delle opzioni. Ecco perché non costruisci con nessuno, principalmente se non sulle tue cose pratiche che vanno molto bene. Vediamo l'asso di coppe su questa persona. Cavallo di bastoni, non ti molla questa persona. Gli piaci tantissimo, vuole un'opportunità con te. Qua c'è 4 di coppe, magari subisce un rifiuto, però poi ci riprova. Sì. Sul paggio di denari. Il sole. Può iniziare come una bella amicizia qui, C'è un'energia molto positiva questa persona nei tuoi confronti. Molto gioiosa, giocosa. Ok, vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei di vedere la parte animica profonda di questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo. Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Quindi qua per alcuni di voi può essere una persona che non si è sentita degna di nulla, tantomeno che di te, e può essere scappata, dice perdonami. Infatti non ti molla questa persona e tu diciamo che gliela fai un po' sudare, questo è il senso. Vediamo cos'altro. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Farà una cosa che non ha mai fatto nella vita con te questa persona. Cos'altro? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Farà completamente una cosa che non ha mai fatto nella sua vita, per amore. Ecco cos'è questa carta qui. Vediamo cos'è. Fammi vedere che cosa farà per te. Fammi vedere l'energia con queste altre carte. Cos'è che farà per te una cosa che non ha mai fatto nella vita? Diciamo l'energia della carta. Cos'è che non ha mai fatto per te? Cos'è che non ha mai fatto nella vita che farà per te? Il carro. E farti anche una sorpresa, viaggiare verso di te, farti una sorpresa dove stai tu. Sì, prendere anche il carro mi parla di autostima, no? Prendo la decisione, perché negli altri tarocchi il carro ha anche 2 cavalli, no? Come se dove vado di qua o di là, prendo la decisione per venire da te e qua c'è un carro che viaggia sul mondo con questa scia di stelle meravigliosa, 6 di coppe, mi riconcilio con te, ti porto questa energia bellissima. È una bella stesa, ragazze mie ragazzi. Certo, tu glielo fai un po' penare, però fate bene così, va bene. Va bene. Quando non sapete cosa fare, in particolare, chiedo il paggio di spade, no? Mentre ti osserva, qua c'è la papessa, lo studio, la legge esoterica, legge spirituale, yoga sciamanico. Sul mio canale YouTube, soprattutto per le ragazze nuove, alla sezione meditazioni guidate e pratiche sciamaniche, trovate tutti i gusti
C'è il gusto cioccolato, nocciola, meditazione cioccolato, meditazione nocciola, meditazione pistacchio, meditazione, lo so, in base al gusto, quello che vi serve, c'è una meditazione apposita, ok? Allora, adesso ci andiamo a leggere i custodi dell'ideale, il rituale per te in questo mese affinché tu possa conseguire la realizzazione dei tuoi obiettivi profondi. Allora, 44. Poi questo è il rituale che è uscito per la luna piena di Pasqua, che quindi ha aperto una nuova fase importante. Allora, per nutrire gli ideali bisogna nutrire la natura e nutrirsi di bellezza. Nelle notti di luna offri cibo, acqua, incenso profumato alla terra, spargendo chicchi, semi, gocce d'acqua e incenso, mentre giri su te stesso in senso orario. Ripeti queste formule psichiche durante il rituale. Segnarti queste formule, ragazzi, è facilissimo, è molto più a dirvelo che a farlo, è stupendo quando lo imparate. Molte nostre sorelle già lo fanno ed è bellissimo. Allora, che io possa essere terra, che io possa essere cielo, che io possa essere il mare, che io possa essere la montagna, che io possa crescere, allargando e allungando il mio corpo fino a disperdermi nel vuoto dell'infinito. Nutri terra le mie radici di grandi idee, nutri acqua la mia linfa di grandi emozioni, nutri fuoco i miei frutti di grandi passioni, nutri aria le mie foglie di grandi aspirazioni. I potenti custodi dell'ideale corrispondono al quarto chakra, che si trova al centro del torace, corrisponde al plesso cardiaco, è associato alle energie dell'amore e della creatività e al maestro interiore. Gli corrisponde il colore verde e il suono yam, yam, e questo è il suono. Così si scrive, eh? Lo vedete, ragazzi? Aspetta, Yam. Ripeti yam 9 volte per caricare una tazza di liquido e bevila per nutrire gli avi custodi dell'ideale. Io lo faccio spesso il pomeriggio quando prendo una tisana o anche quando bevi un bicchiere d'acqua per rendere proprio sacro quel momento e potenziarti nell'atto che stai facendo. Pronunci yam 9 volte sulla tazza di liquido. Yam, 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 yam. E mentre bevi sai che stai nutrendo gli avi custodi del tuo ideale e mentre li nutri il tuo ideale cresce e ti dà la forza e il potenziamento per perseguirlo. Ok, quindi questo è il senso, ragazze mie. È una stesa bellissima, veramente bellissima per te in questo mese. Io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!